Perfect Days, l'ultimo di Wim Wenders, è un film che con il suo oceano di silenzi ci comunica la distanza che abbiamo messo tra le nostre vite e il tempo che abbiamo a disposizione. Non capisco come si dia via così facilmente il proprio tempo, considerando che è la cosa più importante che abbiamo, diceva Seneca. Spendiamo la nostra esistenza credendoci liberi, ma in realtà stiamo costantemente producendo, performando, per ottenere semplicemente quel po' di soddisfazione in più, quel poco di attenzione. Il meccanismo si rompe quando viene messa in scena la possibilità di un'esistenza diversa, di un'esistenza come quella del protagonista, Hirayama, splendidamente interpretato da Koji Yakusho, Palma d'Oro a Cannes come miglior attore nel 2023, che vive in un orizzonte di senso totalmente diverso, analogico, scollegato e forse proprio per questo autentico. C'è la filosofia del wabi-sabi e dello zen nell'opera di Wenders, in cui la naturale usura delle cose ci ricorda la loro impermanenza e ci spinge quindi, quando è possibile, ad accettare con gratitudine il ruolo che noi abbiamo nel mondo, che non significa restare impassibili di fronte alle difficoltà, non avere ambizioni, non sperare in nulla, ma semplicemente accettare che ci sono delle cose che non sono in nostro potere. Vivere la vita a volte può sembrare complicato, non veniamo al mondo con un senso già assegnato, con un posto già assegnato, siamo noi a crearcelo quel senso e quel posto. Ciascuno di noi vive in un proprio mondo e ci sono mondi che semplicemente non comunicano tra di loro. Ci sono mondi imperscrutabili, indicibili, all'interno dei quali valgono regole precise o meno, delineate o meno. Il mondo di fuori è soltanto lo scenario in cui si svolge ogni singola esistenza, che va al di là di ogni tentativo di interpretazione, di comprensione. La vita di Hirayama è fatta di cose che sembrano piccole ai più e di silenzi, eppure non è una vita statica, ma è una vita costantemente in movimento, che riconosce il senso e l'esistenza proprio in quel movimento. Perché come dice lo stesso Hirayama in una delle scene più importanti del film, sarebbe impossibile vivere se niente cambiasse mai. E il silenzio è soltanto l'accettazione che ci sono scene che non hanno bisogno di alcun commento, che non sempre è necessario dire qualcosa. La fotografia di Hirayama, che non è fotografia del tutto e del subito, ma è una fotografia anch'essa che vive di attese e di silenzi, è soltanto il mezzo per cogliere quel cambiamento, per cristallizzarlo. È quindi una fotografia dei movimenti, delle cose che cambiano. Ogni mondo è un mondo a sé e in ogni mondo le cose significano in maniera diversa e non c'è niente che ti possa far nascere un sorriso più che l'altro che in un momento si apre a te e quindi crea un ponte e un collegamento tra i due mondi. Il film di Wenders inoltre è un film della cura, e qui il senso della cura che Hirayama porta nei confronti del germoglio che nasce, dell'albero che dona a lui qualcosa, un germoglio, una piantina, e della quale lui stesso poi si prende cura. E qui sta il senso dell'opera di Wenders. Anche il giorno che può sembrare più insignificante, se vissuto in maniera autentica, nel presente, assume dei contorni perfetti. Lontani infatti dalle sirene che ci fanno sembrare importanti solo i macroeventi, le nostre vite si svolgono nell'importanza delle piccole cose. Vivere significa vivere nell'adesso, perché adesso è adesso, un'altra volta è un'altra volta. E vivere nell'adesso significa prendersi pienamente cura di se stessi, del presente, delle cose che si hanno intorno. A partire dalle cose che ci appaiono più insignificanti, come lavarsi i denti, oppure dai lavori che ci appaiono più umili. Ricordiamo che Hirayama svolge il suo lavoro di addetto alla pulizia dei bagni con estrema cura, estremo dettaglio. A tratti appare nel film di Wenders anche il messaggio di una denuncia sociale, che però è portata con estrema gentilezza, anche qui con cura. E il messaggio potrebbe essere che forse non stiamo pienamente vivendo le nostre esistenze nella maniera più autentica, perché siamo più concentrati sull'istante che sull'adesso, e quindi non diamo abbastanza peso e abbastanza importanza al nostro tempo. E il tempo è dato dalle piccole cose, da una nuova ruga che spunta, da una persona che irrompe nella nostra vita, da una persona che dalla nostra vita se ne va. E noi dobbiamo essere capaci in questo di prenderci cura e di avere visione e contezza di quello che ci sta accadendo, di essere presenti all'interno della nostra vita. E la vita di Hirayama non è una vita insignificante, fatta di nulla, ma è una vita che Hirayama, il protagonista, cerca di vivere nella maniera più autentica che gli è possibile. Hirayama sembra un uomo perduto e abbandonato a se stesso, ma all'interno anche della radicalizzazione, va bene,
lettura cinematografica, vive la più autentica delle esperienze, perché vive l'esperienza dello scorrere del tempo e della morte che si appresta. Cosa ci permette di andare avanti se non la consapevolezza del continuo mutare delle cose, che noi, volenti o nolenti, saremo costretti ad andare avanti. E vorrei chiudere, tranquilli, non è uno spoiler, con la chiusa del film, che è un brano cantato da Nina Simone, in cui la cantante appunto ci dice "It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me and I'm feeling good". Se questo video vi è piaciuto mettete like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre il giovedì sera in diretta su Tavolino Talk alle 21:30 con Francesca e Marco. E niente, continuate a seguirci.